Modificare il corpino su misura? È davvero possibile imparare a comprendere bene come fare delle modifiche in caso di spalle larghe oppure spalle strette? All'interno di questo video consiglio ti condurrò assieme a me passo passo alla scoperta della modellistica sartoriale. Io sono Sara Poiese, content creator, e in questo nuovo approfondimento vorrei farti meglio comprendere quella che è la caratteristica delle spalle larghe in un corpino. Infatti molto spesso ci capita di dover creare da zero un cartamodello su misura oppure di dover modificare per esempio il cartamodello di una rivista come Burda. Sappiamo davvero come intervenire nel caso in cui il cartamodello originale o comunque preso dalle riviste dovesse non andarci bene? Come facciamo a capire cosa significa avere una spalla larga? Io, per esempio, ho le spalle larghe. Quali accorgimenti adottare per creare un cartamodello che non faccia sembrare che hai le spalle larghe? E ancora, quali sono i modelli più idonei? Manica a giro, manica raglan, capo senza maniche, capo con le maniche, o ancora, quali sono gli accorgimenti da modificare nella spalla o nell'incavo manica nel caso in cui io abbia delle spalle larghe? Ebbene, nel contenuto che sta per entrare nel vivo della sua visione, ti condurrò proprio attraverso questo tipo di approfondimento. Questo contenuto che ho deciso di renderti disponibile come bonus track extra free, cioè completamente gratuito, è tratto da un mio corso online di modellistica sartoriale che trovi in Sara Poiese Academy nella sezione corsi modellistica. Infatti, in questa sezione, se scorri nella pagina, puoi semplicemente scrivere corpino come parola chiave e ti comparirà il quarto corso che fa parte dunque di un pacchetto di 4 corsi continuativi e il contenuto che stai per visualizzare è relativo proprio al corso Modellistica Corpino 4. All'interno infatti di questo corso 18 lezioni, quasi 4 ore di durata, PS acquisti adesso, guardi per sempre, nel caso in cui tu volessi comunque acquistare il prodotto completo, ma resta sintonizzato qui fino alla fine perché comunque vedrai il bonus track gratuito. All'interno di questo contenuto potrai andare ad approfondire come correggere i difetti al corpino. Infatti impareremo come prendere correttamente le misure per sdifettare bene un corpino, come piazzare il cartamodello nostro di prova su un tessuto di prova, come imparare a correggere le spalle alte oppure le spalle basse, le spalle troppo aperte o ancora le spalle ricurve, abbiamo spalle larghe o ancora impareremo a correggere il seno alto, basso, piatto o piuttosto sporgente, importante o ancora hai presente quel difettuccio che ci fa sempre qui il cartamodello che ha quell'abbondanza nella punta seno che dici mannaggia vorrei risolverlo e vorrei trovare la giusta quadra. Ebbene, impareremo anche a correggere la schiena in caso di schiena curva, di schiena rotonda, di schiena rovesciata e di schiena piatta. Tutto questo lo scopriremo all'interno del contenuto completo che per l'appunto si chiama Modellistica Corpino 4, ma adesso ti lascio alla visione di questo bonus track tratto proprio dal corso completo Modellistica Corpino 4, all'interno del quale ti svelerò i miei consigli per migliorare, camuffare, creare o modificare le spalle larghe. Ovviamente ti ricordo che potrai lasciare ogni commento, domanda, dubbio o perché no anche apprezzamento qui sotto nei commenti e risponderò veramente con grande piacere. Infine troverai anche il link al corso completo Modellistica Corpino 4, esattamente questo, lo troverai proprio linkato qui sotto in descrizione e potrai dunque accedere anche alla prima lezione completamente gratuita del corso. Io ti aspetto in spa, ovviamente, ma per adesso ti do il benvenuto a questo bonus track che inizia tra pochi istanti e ci vediamo ovviamente alla fine di questo contenuto. Un abbraccio sartoriale, Sara Poiese. Le spalle larghe. Opposto della fisicità con spalle strette,
puoi trovarti dinanzi l'occasione di dover gestire le spalle larghe. Tipico esempio di una spalla larga è spesso dato anche da una fisicità con una buona altezza. Una persona alta 1,50 m difficilmente avrà una spalla larga. Una persona alta 1,80 m è molto più probabile che abbia una spalla larga. Donne aventi spalle larghe molto spesso hanno anche un seno piuttosto importante, ma questa condizione non è esclusiva né inclusiva. La spalla larga, infatti, molto spesso è anche dettata dal fatto che ci siano state attività sportive che abbiano lavorato e tonificato sulla parte superiore del corpo. Infatti, in caso di spalle larghe, molto spesso ci troviamo anche spalle alte, esattamente come nell'unità di apprendimento dedicata al gioco tra spalle basse spioventi o spalle squadrate alte. Ecco, molto spesso la spalla larga si accoppia con la spalla alta o squadrata. Pensa a modelle del calibro di Kim Basinger. Kim Basinger all'epoca aveva le spalle alte e aveva le spalle larghe. Pensa a fisicità molto strutturate o semplicemente pensa alla tua socialist di fiducia. Ho le spalle larghe. Ho le spalle larghe, ma per esempio non propriamente alte, perché molto spesso mi trovo a lavorare molte ore davanti a un dispositivo digitale e porto spesso la posizione delle mie mani in avanti. Or dunque tendo ad avere un attimino la spalla alta, ma è ancora regolare, ma soprattutto le spalle larghe. E nel mio giocare con la spalla larga devo rettificare sempre il modello sulla base della mia necessità, ma devo trovare quei trucchi, quegli artefatti che mi permettono di non far sembrare che io abbia la spalla larga, anzi di far sembrare che io abbia una spalla regolare, se non una spalla piccola. Ma portarlo quasi alla spalla piccola è un eccesso. Portarlo da spalla molto larga a spalla regolare. La prima soluzione quando tu stai cercando un abito e ti accorgi che hai una spalla larga è quella che indossi l'abito, se per esempio tu sei una taglia 42 di seno, indossi l'abito e dici mannaggia, ma qui le maniche mi stanno strette, cioè guarda la manica che sto indossando io adesso, la cucitura è qui, la cucitura è stretta, se fosse regolare la cucitura dovrebbe essere, eccola qua, qui. Invece se ho le spalle larghe la cucitura è qui e infatti la manica comincia prima della fine della spalla. Questo è l'esempio palese che io ho la spalla larga, perché qualsiasi prodotto acquisti sulla base della mia circonferenza seno mi sarà sempre stretto di spalle. Se invece lo confeziono io, il gioco cambia. Qual è il problema di quando acquistiamo un capo e abbiamo una spalla larga? Che siamo spesso costretti ad acquistare il capo nella taglia di più, perché altrimenti di spalla non ci entriamo. Oppure che ci piace tanto una giacca, ma di spalla ci sta stretta e ci tira tutta. Abbiamo visto una camicia, di seno ci va bene, la manica tira perché non riusciamo ad indossarla. E questo in realtà già ti fa capire che uno tra i modelli ideali per chi ha le spalle larghe sia il capo smanicato, da abbinare poi ad un capo da indossarci sopra della taglia giusta, se lo acquisti o se lo fai tu sulla tua personale misura, della fisicità corretta. Vediamo come risolvere le spalle larghe grazie al disegno tecnico e anche grazie all'analisi del modello, perché qui ci servirà un pochino di più. Abbiamo infatti alzato l'asticella della complessità perché con le spalle larghe iniziamo a parlare un pochino di più di modellistica approfondita. Abbiamo infatti bisogno di partire dal nostro corpino davanti, avente il centro davanti, il girocollo e l'inizio della spalla. Lasciamo inalterati, li vedi contrassegnati dal cursore, lasciamo completamente inalterata la pens della spalla davanti, la pens proprio del corpino davanti. Quello che dobbiamo fare però, partendo dal fatto che il nostro corpino originale sia quello tratteggiato, noi dobbiamo allungare la spalla di 1 centimetro o di 2 centimetri di quello che ci serve. Questo per tornare a dire che se questa è la mia spalla, che noti, ecco mi ci metto di profilo, noti essere troppo stretta, giusto?
Pertanto devi portare la tua misura da questa posizione errata, o meglio, da questa posizione furba che ho adottato io, però tecnicamente la devi abbassare e portarla 1 centimetro più giù, ok? Se la devi abbassare e portarla 1 centimetro più giù, dobbiamo semplicemente abbassare il nostro punto spalla di 1 centimetro nella parte del davanti. La stessa modifica però va fatta anche al punto spalla del dietro e dunque dobbiamo abbassare il punto spalla dietro facendolo creare nella nuova linea continua che vedi. La linea tratteggiata è la parte del corpino originale, la parte grigia è la parte aggiunta in fase di modifica. Dovremmo poi però a catena abbassare l'incavo ascellare, poiché una modifica di questo genere, un allargamento di 1 centimetro qui, comporta un allargamento e un abbassamento di almeno 1 centimetro anche nell'incavo ascellare. Qui però parte una richiesta di verifica ulteriore, cioè quando tu hai una spalla larga, molto incide anche la tipologia di seno che hai. Or dunque questa prima modifica ti consiglio di farla per allargare la spalla, abbassare di pari misura, ho allargato di 1 centimetro la spalla, dunque abbasso di 1 centimetro l'incavo ascellare, ma tieni il tutto ancora con carta velina provvisoria perché per una spalla larga devi comunque fare un check, una verifica su quella che sia la conformazione del tuo seno. Nel caso in cui tu avessi un seno piccolo devi effettuare un'ulteriore modifica, nel caso in cui tu avessi un seno grosso, un seno voluminoso, un'altra tipologia di modifica. Pertanto questo intanto mi interessa chiarirtelo come tipologia di modifica sulla spalla. Anche perché ovviamente se tu disponi di una misura di seno regolare, questa è l'unica modifica che devi andare ad effettuare in caso di spalle larghe. Come possiamo però intervenire sulla modifica del nostro cartamodello, soprattutto per quanto riguarda una corretta gestione di questa curvatura? Perché sembra facile spiegarla, ma poi nel concreto come la disegno? Questa modifica parte semplicemente dall'abbassamento nel corpino del dietro, perché a tutti gli effetti siamo sul corpino del dietro e dobbiamo semplicemente appunto abbassare il punto spalla di 1 centimetro. Una volta che abbiamo abbassato il punto spalla di 1 centimetro, dobbiamo andare a portare la nostra linea di curvatura che parta da 1 centimetro di scarto in più, ma arrivi in niente all'altezza della linea delle spalle per quanto riguarda il dietro, mentre per quanto riguarda il pezzo del davanti dobbiamo semplicemente prendere il nostro cartamodello del davanti, abbassare la spalla di 1 centimetro e procedere gradualmente finendo in niente all'altezza della linea torace. La linea torace è la nostra linea da spartiacque per la gestione della modifica successiva. Infatti, poiché dobbiamo abbassare di 1 centimetro questo punto, il mio consiglio inizia a divenire di abbassare dal punto neutro, fondamentalmente della linea torace, al massimo da poco più sotto, nel senso che se tu hai una modifica solo di 1 centimetro, ti accorgerai che è sufficiente arrivare alla linea torace. Se devi allargare la spalla di 2 centimetri, cioè di misure importanti, non puoi scalfare eccessivamente perché otterresti una valorizzazione ancora più marcata della spalla. Devi creare un lavoro armonico, pertanto in caso di spalla molto più ampia, la lavorazione della modifica porterà il finale, non, eccomi qui dove sto segnando con la matita, non proprio alla linea torace, ma porterà l'azzeramento della curva un po' più giù. Una volta che l'ha portata un po' più giù, la porti in basso sull'abbassamento di 1 centimetro, come nell'unità di apprendimento dove abbiamo visto in caso di spalle basse la possibilità di dover semplicemente abbassare l'incavo manica. Lo stesso ragionamento vale per il corpino dietro, quindi da qui abbassi solo fino alla linea torace e dalla linea torace poi ti abbassi di 1. Se comunque hai una modifica minima, se hai una modifica importante perché magari ti abbassi di 2 centimetri, la tua scalfatura parte da qui, non può arrivare proprio alla linea torace, arriva un po' più giù, eccoci, e da questo punto vai ad abbassarti. In questo modo hai correttamente gestita la dinamica della spalla larga che adesso ti sembrerà più chiaro il disegno tecnico,
va abbassata letteralmente nella parte inferiore, ma comunque poi va controllata appunto in base al fatto che tu abbia un seno scarso o abbondante. Quali modelli mi stanno meglio se ho le spalle larghe? Le maniche raglan. La manica raglan infatti gioca sul fatto che spalla larga come spalla alta sia un modello che non mi valorizza il giro manica, non me lo sottolinea e pertanto sono certa di fare una scelta vincente. Vanno benissimo anche le maniche a kimono, perché? Perché non sono maniche a giro e dunque non ti segnano il punto della spalla. Vanno bene maniche a giro purché non siano imbottite, perché come per il concetto delle spalle alte, noi non vogliamo diventare dei rugbisti, vogliamo pertanto valorizzare la nostra figura senza evidenziare ancora di più che abbiamo le spalle alte o le spalle larghe. Pertanto, maniche a giro, zero imbottitura, maniche pulite nella lavorazione, capi puliti sempre nella parte alta delle spalle, capi semplici lineari, capi dove crei una semplicità di visione ottica nella parte del corpino e crei magari una gonna complessa, crei una gonna con delle pieghe, crei una gonna con delle balze, crei una gonna ben strutturata, ma la parte alta del corpino deve essere semplice. Crei eventualmente bluse o camicie senza lo sprone spalla superiore. Fai un pensiero a tutte quelle donne che magari hanno spalle larghe per corporatura anche robusta, vestono solitamente, quelle che lo sanno, quelle che vengono consigliate bene, vestono solitamente camicie taglio donna, cioè camicie con la cucitura nel centro spalla, non camicie con la cucitura spostata in avanti e dietro il carre spalla classico taglio a uomo. Vestono la camicia pulita. Hai presente la classica camicia di seta? Quella sta bene a chi ha le spalle larghe. Perché? Perché non ha qui la trasposizione in avanti del carré, ha la cucitura pulita sulla spalla, lasci il capo molto pulito nella parte superiore, nel dietro non c'è niente che valorizzi come un carré il fatto che tu abbia delle spalle larghe e quindi crei un capo che visivamente produca un effetto di illusione ottica di avere una spalla regolare. Abbiamo poi la il categorico divieto di indossare maniche a sbuffo. Niente maniche a sbuffo, niente maniche con le arricciature, niente maniche con le pence, niente maniche voluminose, niente maniche con le spalline, no drappeggi, no volumi alle maniche, categoricamente. Una delle scelte più amate da chi ha le spalle larghe è quello di creare il proprio abito tubino smanicato e abbinarlo poi ad un golfino di maglia, ad un golfino magari di cotone elasticizzato o in caso di necessità più business profile, ad una giacca. Pertanto la giacca, anche se magari presa della taglia più piccola perché l'hai acquistata, già fatta e avendo tu le spalle larghe, sei stata costretta a prendere una giacca che ti andasse bene di seno, ma di spalla ti stava stretta, ignora questo problema, pertanto la giacca la porterai aperta, quindi l'importante è che la giacca ti vesta giusta di spalle, non abbondante. Se ti veste giusta di spalle quasi un pelino stretta la giacca, crea un effetto molto slanciato e quando indossi il tuo abito a tubino smanicato, hai l'abito perfetto che valorizza la tua figura perché hai apportato le modifiche che ti ho suggerito. Quando ci metti sopra la giacca, hai una giacca su misura, nel caso, oppure se l'hai acquistata puoi comunque concederti la giacca della taglia più piccola, che dunque sia bella asciutta di spalle perché tanto non la chiuderai mai nel bottone del punto seno. Anche questo è un accorgimento che è vero che ti obbliga a non poter mai chiudere una giacca, ma quante volte ti capiterà di chiudere tutti i bottoni della giacca quando la stai indossando con un abito tubino? È molto più femminile, è molto più sensuale e anche molto più sciolto indossare la giacca con il bottone aperto. Pertanto queste tipologie di modifiche fanno sì che tu sappia adesso consapevolmente quali sono i difetti, quali sono le correzioni e quali sono i modelli più adatti da indossare in caso di spalle larghe.